Buongiorno a tutti quanti. Oggi, ragazzi, è arrivato il momento di mettere a ferro e fuoco in sintesi e di dire il mio parere. Barba di... praticamente sono quasi liscio. Parliamo di una ricrescita di... sarà 13-14 ore, cioè non arriviamo a una giornata di ricrescita. Voglio capire, anche perché l'ho già provato, quindi trovate il video che ho fatto direttamente da Goodfellas, metto un po' di gel pre-barba appena appena. L'ho già provato, quindi voglio solo riconfermare la bontà di quello che ho provato. E dopo faremo una piccola considerazione. Questi famosi difettini che purtroppo c'è anche sul mio, di cui spero, adesso voi magari quando vedrete il video sarà già stata fatta, spero di poterne parlare in diretta domani sera, venerdì sera. Pennellino della Balea, sapone, perché me ne è rimasto poco, se no usavo nella ciotola direttamente, ma ormai l'ho finito, c'è però un'altra sbarbata, il Fougère Gothique, saponazzo da panico di Barrister. Allora, valutiamo il rasoio in rasatura e giudichiamo quello e dopo parliamo di altro. Perché vi dico questo? Perché da quello che ricordo io, questo è uno di quei progetti che sul mercato non c'è. Quindi ha le potenzialità di diventare un punto di riferimento, non solo un rasoio da sì, avere o non avere, ma un vero e proprio punto di riferimento nella rasatura tradizionale. E se tutto ciò venisse anche solo macchiato da piccoli difettini, che dopo piccoli, insomma, da dei difetti, perché dopo io ne ho visti certi che hanno il segno come il mio, ma ad esempio molto meno profondo. Quindi i difetti non sono tutti uguali, c'è anche chi non ha questi difetti. Quindi sta da capire quanti rasoi hanno il difetto, quanto profondo è il difetto. È una cosa che veramente bisogna andare a cercarla col microscopio, e allora a certi prezzi stiamo attenti, andiamo a guardarci tutti i rasoi che abbiamo a casa e valutiamo le cose non presi dall'isteria di massa, ma dalla realtà dei fatti. E qui non parliamo di finiture, perché anche il Winnie Razor è rifinito malissimo, cioè buttano su nel tornio, te lo tolgono, te lo fanno a 70 euro, 60-70 dollari e te lo mandano a casa, però non ha difetti, è rifinito, è un acciaio rifinito, cioè lo finiscono nella macchina e te lo mandano, non c'è lucidatura, non c'è finitura, non c'è niente, e lo paghi poco. Adesso qua
parliamo di un rasoio comunque che adesso parliamo di 95 euro di rasoio, con la sua copertura, con la sua finitura. Quindi da qui in poi quello che va al di fuori è un difetto, cioè se io vedo un segno della fresa, quello è un difetto. Andiamo a provare la rosatura. Armato di Gillette Nugget. Ragazzi, sono in contropiede diretto. Io ho mandato anche una mail, ho fatto vedere il mio difetto. Voglio vedere come viene valutato. Domani sera ne parlerò anche con Marco. Perché in video purtroppo non sono riuscito a farvelo vedere, però se vi mandassi una foto vi togliete ogni dubbio sul fatto che non sia granché da vedere. Che dopo, come dico, a 70 euro un rasoio così faccio finta di niente, glielo perdono. Il problema è che rade talmente bene che mi verrebbe voglia di comprarlo anche a 95. Dove sta il problema? Che non lo farei anche solo per il fatto di avere un rasoio che se dopo io lo devo rivendere, per dire, per fare anche un esempio, no? Lo devo rivendere, lo metto sul mercatino, che cosa devo fare? Non devo dire che c'ha questo difetto. Se a me mi cade e mi fa un piccolo bozzo, anche piccolo minuscolo, io lo scrivo nel mercatino e già lì ci ho perso 20-30 euro. Perché giustamente uno dice io compro un rasoio che non ho pagato 2 euro su AliExpress, comunque che ho pagato una certa cifra, voglio che il rasoio non abbia difetti. Può non avere una finitura perfetta, la finitura è una cosa. I Rex non hanno una bella finitura, i Rex. Certi sembrano veramente portati fuori dalla macchina. E anche i Rockner adesso sono migliorati, ma qualche anno fa avevano finitura da macchina, ma non difetti. Quindi la finitura è una cosa. Può piacere lucido, può piacere matte, può piacere sabbiato, può piacere in qualsiasi versione. Anche al cromo, cromato, cromo duro, qualsiasi cosa va benissimo. La finitura è una cosa, un difetto, quella è un'altra cosa, ok? Quella è un'altra cosa. Dopo, anche certe finiture possono essere fatte talmente male o veloci che non sono accettabili, perché il Rex, tu vedi la finitura, ma è una maglia di lavorazione talmente fina e precisa che è anche bello da vedere. Se tu mi fai una finitura di corsa che si vedono i solchi, quello diventa un difetto, quindi siamo appassionati, insomma, queste cose le capiamo, no? Ce le guardiamo e
Mamma mia. Allora, dubbio amletico. È simile ad Enson? Neanche per sbaglio. Questo qua è simile a un bisturi. Ha il taglio di un game changer. Ancora più preciso. Arrivi in parti del viso che normalmente tribolo in una maniera incredibile. Ha un angolo di rasatura che secondo me è ancora più facile di Enson, perché non devi stare lì a trovare l'angolo perfetto, cioè appoggi, senti la lama e lavori con quella. Cioè, non ti puoi sbagliare. Se ti sbagli è perché non hai mai usato un rasoio di sicurezza o pigi troppo o lo devi usare magari 2 o 3 volte o sei abituato ad altro. Magari completamente diverso. Però questo, ragazzi, è il progetto più indovinato. Questo è il rasoio del 2023. Questo batte anche lo stiletto in alluminio, batte lo stiletto in acciaio. Non c'è attualmente in commercio un rasoio che dia questa profondità di taglio, questa sicurezza in rasatura, questa facilità di trovare l'angolo, ma senza darti la noia di dover tenere sempre quell'angolo lì, cioè ti lascia gestire, ti lascia muoverti, a gioco, a emozione, a tutto. Cioè, questo per me è un progetto assolutamente vincente. Ed è qui che mi nasce la noia, no? Perché un progetto come questo fosse costato, dico io, costa 10 euro in più farli senza sti segni sotto, o quando vedete questo segno sotto buttate via la piastra e ne mettete un altro. Lasciate stare qua qualche puntino, ho stressato le pelle io in sti giorni anche su altre prove, ma vi assicuro che la rasatura è più che perfetta. Anzi, mi metto un po' di... Peccato che non ho l'acqua qua cosmetica di Toscana Factory Lab nuova, che è una bomba, ma mi metto un po' di astringente Rese. Oggi ho fatto proprio un super crash test, pelle ancora messa maluccio, ma ho una rasatura in BBS assoluto con una facilità allucinante. Quindi in questo caso io qua sto vedendo, lasciatemi correre il paragone, non giudicate il paragone. Qua sto vedendo una modella, ok, da Miss Mondo con un neo sulla fronte, grosso così, alto così, con un pelo lungo. Sta cosa dà fastidio, a me dà fastidio, ok? Perché? Perché è un prodotto made in Italy, perché è un progetto fantastico, vincente, meraviglioso. Andarsi a perdere il cliente col feedback negativo, con quell'altro che ti fa vedere il segno di qua, il segno di là. Porca miseria, ma è veramente inevitabile. Cioè, non si può a 95 euro, portiamoli a 110, ve lo dico io, portiamoli a 110, 120, non si riesce ad avere questo rasoio senza difetti.
Questa è la mia domanda, senza dei segni profondi di lavorazione. Quello mio è profondo, io ne ho visti anche dei molto più fini che forse sono anche passabili. Questo è profondino, ne ho visto un altro qui profondo come il mio. È evitabile o no? Ragazzi, io non vi so rispondere. Mi piange il cuore perché è un prodotto italiano 100%, un progetto unico, vi dà delle rasature meravigliose. Questo sì che può essere un rasoio definitivo. Questo qua vi toglie la barba di una settimana, perché io me la sono tolta la barba di quasi una settimana, quanto un contropelo diretto ogni giorno. Questo non sente il pelo, non sente il contropelo, non sente l'obliquo, non sente la rasatura. Punto. È un rasoio praticamente perfetto, definitivo. Se prima dicevo prendetevi l'italico, che comunque continuerò a consigliarlo perché a quel prezzo lì per me l'italico è una bomba, ma questo è superiore in tutto, è molto più profondo, è più facile ancora, è emozionante, taglia, arrivi dappertutto. Ragazzi, un progetto così. Dopo, c'è chi non piace il manico perché ad esempio è corto, ok? Corto, un po' tozzo. Gliene fanno un altro un po' più lungo, più strettino, leggermente più strettino, un po' più lungo. A chi vuole un altro manico ce lo compra a parte. Sono tutte cose che si possono fare, però ragazzi, i segni no, i segni no, i segni no. Ci sono tanti che non ce li hanno, infatti dicono: ma perché vi lamentate che il mio è perfetto? Mi fa piacere, se sono pochi, mi fa piacere, però cambiategli o il cap o la barra di sicurezza. È finita lì, cioè scartate se ci sono dei pezzi dove si vede io che ho un cerchio qua sotto, ho un cerchio. Adesso io ho scritto, vediamo cosa mi rispondono, dopo ne riparliamo, non è che ci sia. È che purtroppo in video veramente purtroppo non riesco a farvelo vedere. Allora così sembra che non ci sia niente, invece vi posso assicurare che, guardate qua e di qua, cioè c'è proprio lo scavo, tutto un cerchio e un altro pezzetto di scavetto sotto. Ragazzi, si vede, cioè. Dopo, se io chiudo gli occhi, non sto lì a guardare l'effetto e lo uso in rasatura. Questo è uno dei migliori rasoi in commercio attualmente. C'è niente di meglio. Questo è il top oggi. Oggi questo è il top. In tutti i sensi questo è il top. Però, ragazzi, bisogna non fare ste cose perché è normale che dopo la gente ne parli, giri, faccia, briga e dica a sto punto mi prendo l'altro stiletto, comunque me lo godo in alluminio, anche se questo per me è di un livello assolutamente superiore, però ognuno dopo fa le sue scelte, fa quello che vuole, io vi dico la mia. Il rasoio è una bomba, è fantastico, speriamo che ci abbiniamo l'inferno, perché questo sapone qua, finché ho finito questo, dopo c'ho il suo. Aspetta. Ok. Adesso vediamo cosa mi risponde. Domani sera, se riesco, o in questi giorni comunque, si farà una piccola direttina anche sul gruppo, se ce la faccio, con Marco e Doggy, e parliamo un po' di sta cosa, che secondo me non c'è niente di male nel farlo, anzi, così vediamo anche il loro punto di vista in merito. E il mio augurio, l'unico mio augurio che ho da dare è: non giocatevi questo progetto, non giocatevelo per 10 euro di meno, per
per il segnetto, cioè, non giocatevelo, perché se è una stupidaggine è una stupidaggine, un segno di lavorazione no, così purtroppo è difficile. Quindi se i pezzi sono pochi, ne è scappato qualcuno, può capitare, è appena iniziato, è appena nato, può succedere, succede anche ai big da 300 euro che ti arrivi il rasoio difettato, glielo dici, lo mandi indietro, te lo rimandano un altro o ti rimandano il pezzo che è difettato, finita lì. È vero anche una cosa, ragazzi, io ve lo dico sincero, se li avete pagato 70 euro e ci avete una roba minuscola, fate una testa così però. Cioè, questo ve lo dico io. Io c'ho un cerchio così e me lo posso anche tenere così, l'ho pagato 70 euro. Me lo posso anche tenere così, io me lo godo lo stesso, non sono così maniaco, però c'è gente che veramente dice io voglio il rasoio, lo voglio perfetto, altrimenti mi dici prima guarda che ci può essere segni di qua e di là e dopo decido io se comprarlo, e questo è vero. Però se avete un puntino che neanche si vede se non state lì al microscopio, godetevelo e basta. Se ci sono segni grossi è giusto farlo notare. Per me questo è il mio punto di vista. In futuro non vendete, secondo me, rasoi che abbia dei difetti così visibili, ragazzi, perché che cosa pensate che perché dopo chi è che va in mano un appassionato, no? Un appassionato sta là con l'ansia come un drogato che sta aspettando la dose, capito? Tutto, una tremarella, gli arriva il rasoio, se lo guarda tutto felice e contento, punta l'occhio, vede un segno tondo, vede una scalenatura sul capo e dice ma cos'è sta roba? È normale, no? Che rimanga anche deluso. Ed è un peccato perché se fosse un rasoietto di quelli che, vabbè, intanto anche senza ci sto bene lo stesso è una cosa, ma un progetto così, cioè, trovarmi mai una persona delusa che dopo neanche lo prova, neanche lo rivuole perché gli viene nervoso, non lo prova neanche più, mi rompe le scatole perché per me questo è un rasoio incredibile, è un rasoio incredibile. Ci sono pochi rasoi che mi hanno stupito in una maniera così profonda. Questo rasoio qua ha delle potenzialità mostruose, che già lo stiletto in alluminio ha avuto un successo enorme e molta gente capirà che questo è ancora superiore. E questa cosa è incredibile, ok? È incredibile, ma va fatto bene. Come è stato fatto bene lo stiletto in alluminio? Perfetto. Qua va fatto secondo me la stessa cosa. E allora il successo è garantito non solo qua in Italia. Questo girerà molto, secondo me, fuori dall'Italia. Perché la gente fuori non è tutta maniaca come noi italiani, da quello che vedo. Fuori piace anche la rasatura più semplice. Gli americani hanno anche problemi, tipo fanno solo una passata, non vanno ad insistere tanto in contropelo. Gli Hens hanno avuto un bel successo, gli Yates hanno avuto un bel successo, il Blackland Blackbird hanno avuto un bel successo. Qua avete un rasoio a un prezzo giusto, che è la fine del mondo. Quindi, ragazzi miei, giochiamoci le nostre carte fatte bene. Siamo made in Italy. Se facciamo prodottini fatti bene così, 10 euro in più, 10 euro in meno, non cambia la vita a nessuno, la gente lo compra lo stesso, ma però quando gli arriva ne parla solo bene. E quando tu parli solo bene di un prodotto, questo dopo esplode. Comincia Tizio, Caio, Sempronio, la foto, gira di qua, gira di là, gira di su, gira di giù, sono decine e decine di clienti che dicono ecco lo volevo prendere, non lo prendo più. Ecco, se mi arriva così e se dopo non me lo cambiano, basta, questa è la mia idea. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.